Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Cosa rispondereste se vi chiedessero qual è l'unica cosa al mondo da cui non ci si separa mai? Beh, io direi che se c'è una cosa che proprio non ci abbandona mai per tutta la nostra vita, quella è il nostro corpo. Non siete d'accordo? Per questo parlare del corpo umano in un'altra lingua è davvero fondamentale, anche perché può essere indispensabile quando ci si trova per esempio in palestra o dal proprio medico e così via. È per questo che in questo video vedremo tutto il vocabolario del corpo umano, organi compresi, così che conosciate tutte le parole in caso di necessità. Ah, e nel caso ve lo steste chiedendo, sì, è una di quelle lezioni in cui vi daremo vocabolario a go-go. Iniziamo! Lui è Giorgio e ci aiuterà a descrivere le parti del corpo umano. Ma prima di iniziare vorremmo un secondo parlarvi di italki, lo sponsor di questo video. italki è una piattaforma con migliaia di professori che insegnano praticamente qualsiasi lingua: inglese, spagnolo, arabo, portoghese, tedesco, eccetera, eccetera. Ogni insegnante ha la sua tariffa e le sue recensioni rilasciate dagli studenti al termine di ogni lezione. E tra tutti questi insegnanti, indovinate chi c'è anche? Noi! Questo è il mio profilo. E questo è il mio. Prenotare lezioni con noi su italki è facilissimo. Vi basterà iscrivervi ad italki attraverso il link che vi abbiamo lasciato in descrizione e cercarci tra i tanti professori disponibili. Tra l'altro, italki sta organizzando una vera competizione linguistica nella quale bisogna cercare di completare un determinato numero di lezioni in un certo limite di tempo per vincere tantissimi premi e avere la gloria di apparire nelle prime posizioni della classifica. Sarete mai in grado di vincere questa sfida linguistica? Il rivale siete voi stessi. Sarete capaci di raggiungere la vetta della classifica e portare il vostro italiano o qualsiasi altra lingua stiate studiando a un livello superiore? Dimostratelo! Noi vi aspettiamo su italki per iniziare a studiare insieme. Prenotate la vostra lezione di prova oggi attraverso il link che vi abbiamo lasciato in descrizione e cominciate subito a studiare con veri professori madrelingua. Bene, ma ora torniamo da Giorgio e iniziamo a parlare del corpo umano. La prima parte di cui parleremo è la testa. La testa si compone di Capelli, fronte, occhio, sopracciglia, ciglia, naso, guancia, orecchio, bocca, mento, denti, gengive, barba, Baffi. lingua. Sotto la testa troviamo la gola, il collo, le spalle e il petto. Per le donne il seno, detto più informalmente e talvolta volgarmente tette. Questo è invece il braccio, dove si trova il gomito, il polso e la mano, con le dita. Le dita sono Pollice, indice, medio, anulare. mignolo. Su ogni dito ci sono le unghie, mentre la parte interna della mano è chiamata palmo. Al centro del corpo abbiamo l'addome, chiamato informalmente pancia, e l'ombelico. Più giù troviamo l'anca e il pene per gli uomini o la vagina per le donne.
Questa è invece la gamba, la coscia, il ginocchio, la caviglia, il piede e le dita. Le dita dei piedi hanno i seguenti nomi: alluce, melluce, trillice, pondolo, minolo. Tutte le dita dei piedi hanno le unghie, mentre la parte interna del piede si chiama pianta. Questo invece è il tallone. Ah, a proposito del tallone, sapete che in italiano si parla spesso del tallone di Achille in riferimento al punto debole di qualcuno o qualcosa? Questa espressione deriva dal mito greco secondo il quale Achille, da bambino, sarebbe stato immerso dalla madre, Teti, nelle acque del fiume Stige, così che diventasse invulnerabile. Tuttavia, la madre immerse Achille tenendolo per il tallone, che rimase così l'unica parte vulnerabile. Dall'altra parte del corpo troviamo la nuca, la schiena e il sedere, detto volgarmente culo. Per quanto riguarda gli organi, i più importanti sono il cervello, la trachea, la cui funzione primaria è trasferire l'aria dall'esterno ai polmoni, ripulendola e umidificandola, il cuore, motore dell'apparato circolatorio, il polmone, o meglio, i polmoni, perché sono due, si occupano della respirazione, l'intestino, da cui passa il cibo, il rene, o meglio i reni, perché sono due, si occupano di filtrare i prodotti di scarto ed espellerli tramite l'urina. il fegato svolge una serie di processi tra cui la rimozione di sostanze tossiche dal sangue. Il pancreas si occupa principalmente di regolare i livelli di glucosio nel sangue. Lo stomaco, che consente il traffico del cibo verso l'intestino partecipando anche alla sua digestione. Prima di concludere, vorremmo darvi alcune espressioni idiomatiche relazionate con il corpo umano che gli italiani usano praticamente sempre. Con il cuore in mano. Questa espressione è usata per sottolineare sincerità e onestà in quello che si dice o si fa. Rocco, con il cuore in mano te lo chiedo, smettila di mangiare patatine fritte e maionese, ti fa male. Uffa! Con le mani nel sacco. Vedere qualcuno nel momento in cui compie un reato o un altro atto solitamente non accettato. Cogliere qualcuno in flagrante. Ehi, ti ho beccato con le mani nel sacco! Di cosa stai parlando? Questa volta non puoi negare, sei tu il ladro che mi ruba 10 euro ogni settimana. Dare un dito e prendersi il braccio. Approfittare della disponibilità e o generosità di qualcuno. Alla fine cosa hai deciso? Andrai a casa di Marcello per aiutarlo con il suo esame? Penso di no. L'ultima volta che l'ho aiutato mi ha tartassato di chiamate e messaggi con domande e dubbi. Sì, è vero, Marcello è così. Gli dai un dito e si prende il braccio. Metterci la mano sul fuoco. Espressione usata per indicare sicurezza e certezza. Sei sicura che siamo arrivati a più di 100.000 iscritti sul nostro canale? Ci posso mettere la mano sul fuoco, l'ho visto con i miei occhi. Costare un occhio della testa. Essere estremamente costoso. Bello il tuo nuovo televisore. E ci credo, mi è costato un occhio della testa. Ficcare il naso. Intromettersi in questioni altrui. Cosa stai cercando nell'armadio? Perché vuoi sempre ficcare il naso nelle mie cose? Essere il braccio destro di.
Essere il più valido aiuto, l'aiutante più fidato. Negli ultimi mesi Giada è diventata il mio braccio destro, mi affianca in ogni cosa che faccio. Sì, è davvero una buona amica. Dire in faccia, dichiarare qualcosa in maniera chiara e diretta. Ho scoperto che Filippo ha detto tutto quello che gli avevo confidato in giro, nonostante gli avessi chiesto di non parlarne con nessuno. Davvero, non me l'aspettavo da lui. In realtà mi sono infuriato quando l'ho saputo, quindi l'ho chiamato e gli ho detto in faccia tutto quello che pensavo, ossia che è un Essere culo e camicia, espressione utilizzata per indicare un rapporto di estrema familiarità tra due persone. Ho notato che Fabio e Felice sono culo e camicia da qualche anno. Si dice che facciano affari loschi insieme. Ah, ecco perché. Mettere il dito nella piaga, toccare un argomento delicato o imbarazzante, sottolineare il punto critico di una situazione. Mi raccomando, quando incontrerai Fernando, non parlare per niente della sua ex, è ancora una ferita aperta per lui. Figurati, non ho alcuna intenzione di mettere il dito nella piaga. Bene, direi che ora non avrete più difficoltà a parlare del corpo umano, non è vero? Direi proprio di no, però forse potreste avere ancora qualche dubbio a proposito della descrizione del carattere, della personalità di qualcuno. Anche in quel caso noi di Lernamo abbiamo preparato per voi una bellissima, divertente e utile lezione per parlare della personalità e del carattere di una persona. Come sempre il link lo trovate nella card o nella descrizione, non perdetevela. Se poi volete praticare italiano con delle lezioni online direttamente con noi, allora potete farlo tramite italki. Il link per iscrivervi è nella descrizione.